vi do un compitino da fare. Andate a vedere l'ultimo servizio che ha fatto Omega Click. Lui non è un cretino. Vai a vedere i suoi servizi. È una persona che fa tanta ricerca e non è che dice la sua. Lui ti riporta quello che trova in rete con i vari fact checking e tutto il resto. Quindi vai a vedere. L'ultimo servizio che ha fatto l'ha dedicato appunto al World Economic Forum e ti racconta questa cosa di questa nuova pandemia che sta arrivando. Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi continuo a parlare di attualità. Dopo i 2 video che ho realizzato sul World Economic Forum e sulle istituzioni più potenti del mondo che hanno ricevuto una diffusione davvero degna di nota nel nostro paese, continuo a parlare di poteri forti e dato l'attuale panorama geopolitico globale e visto che questa è una delle domande più ricorrenti dal giorno dell'apertura del canale, esplorerò lo scenario di una possibile terza guerra mondiale. Non mi piace fare il catastrofista. Preferisco sempre appoggiarmi ai fatti, ma oggi è proprio di fatti che parleremo e non mi riferisco ai tuoi amici al parchetto. La terza guerra mondiale è imminente? Che cosa stanno combinando i fetentoni del mondo? Scopriamolo insieme. Si dice che oltre 150 anni fa un soldato del sud degli Stati Uniti di nome Albert Pike, il papa della massoneria, scrisse una lettera in cui predisse la prima, la seconda e la terza guerra mondiale con dettagli incredibilmente accurati. L'autenticità di questa lettera non è mai stata confermata ed è molto probabile che si tratti solo di una bufala. Tuttavia, prevedere i conflitti globali non è così incredibile se sai come potrebbero accadere oggi. Una terza guerra mondiale sembra più vicina che mai e alcuni sostengono che ci siamo già dentro. Perché? Che tipo di guerra si combatterebbe nel 2024? Non di certo nelle trincee come durante la prima guerra mondiale. E questo è un pensiero terrificante che potrebbe farti pensare che in realtà la terza guerra mondiale sia già iniziata sotto un certo punto di vista, no? Ma cosa dire di un conflitto geopolitico globale? Tutte le informazioni speculative che sentirai oggi si basano su dati che però sono i migliori che abbiamo e tra la guerra in Ucraina, il Medio Oriente, Taiwan, Cina, India, il mondo è una polveriera pronta ad esplodere. Storicamente parlando, le guerre mondiali sono costituite da 2 gruppi di paesi geopoliticamente allineati che si combattono a vicenda. L'esempio più semplice è quello dell'asse e gli alleati durante la Seconda Guerra Mondiale. Mi sbaglierò, ma sembra che quel tipo di guerra, cari amici, non sia più possibile, ok? Un tempo i governi potevano usare la propaganda per convincere i propri cittadini a combattere e morire in nome del proprio re o del proprio paese. Al giorno d'oggi, il libero flusso di informazioni ha reso questa propaganda inefficace. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di convincere la popolazione a combattere e morire in un paese d'oltremare di cui non ha mai sentito parlare e che probabilmente non è riuscito neanche a trovare su una mappa. Ad esempio, la maggior parte degli americani era fermamente contraria all'invio di soldati americani in Ucraina. Ancora una volta, questo accade perché il popolo comincia ad essere sempre più informato. Da sapere che entrare in guerra non è quasi mai nell'interesse del popolo e che porta benefici solo ad una cerchia molto ristretta di persone, governi, megabanche, multinazionali e, naturalmente, produttori di armi. Sembra esserci un'eccezione, tuttavia, e si tratta delle guerre tra paesi vicini. Piano piano ci arrivo, no? Se guardi ai conflitti che sono sorti in tutto il mondo, noterai, caro amico, che hanno tutti una cosa in comune. Sono tutti conflitti regionali e hanno tutti un territorio conteso da anni, se non da decenni. Russia-Ucraina, Cina-Taiwan, Israele-Palestina, Russia-Stati Uniti, perché non lo sai ma confinano. Ora, mentre è quasi impossibile convincere la persona media a combattere per una potenza straniera per ragioni che non capisce o che non gli interessano, è davvero facile, signori, molto facile convincere la persona media di turno con il lavaggio del cervello mediatico che il tuo vicino di casa è un pericolo per la tua sopravvivenza.
Sebbene alcuni di questi conflitti regionali sembrino coinvolgere paesi che sono avversari geopolitici, molti altri coinvolgono paesi che sono tecnicamente alleati. Ciò significa che se abbiamo un'alleanza, non puoi tirarti indietro, chiaro? Ma facciamo un esempio pratico e attuale e rivelatore a livelli devastanti, ok? Documenti ufficiali alla mano e parliamo di attualità. Vediamo in quanti se ne rendono conto. È chiaro al mondo ormai che Israele sta compiendo terribili crimini di guerra in Palestina, no? Amnesty International, mica lo dico io, non è che è la mia opinione, no. Amnesty International, Human Rights Watch, le Nazioni Unite, tutti i paesi del Medio Oriente, addirittura gli Stati Uniti stanno pregando il governo di Israele di cessare il fuoco, eppure sono loro ad armarli. Ecco cosa intendo con alleanze imprescindibili che vanno oltre gli interessi globali. Gli attuali aiuti militari, cari signori, fanno parte del memorandum d'intesa. Esattamente quello che state guardando dal sito ufficiale pubblico della Casa Bianca. Ok? Abbiamo un memorandum dell'amministrazione Obama pubblicato nel 2016 che ho già mostrato. Un memorandum d'intesa decennale, signori, decennale, dal valore di 38 miliardi di dollari, valido fino al 2026. Ecco perché Israele ha deciso di agire adesso, ha deciso di agire prima del 2026, perché hanno il supporto militare, entro nello specifico, supporto militare degli americani. In questo memorandum ufficiale ci viene riferito che sotto la guida del presidente Obama la multiforme cooperazione tra Stati Uniti e Israele ha raggiunto livelli senza precedenti. Ciò è particolarmente vero per quanto riguarda la sicurezza di Israele. Il nuovo memorandum d'intesa decennale, attenzione signori, decennale per l'assistenza alla sicurezza a Israele, è il riflesso più recente dell'incrollabile impegno del presidente Obama per la sicurezza di Israele. Nell'ambito del nuovo protocollo d'intesa con Israele, l'amministrazione Obama, aprite le orecchie, ha assunto la più grande promessa di assistenza militare nella storia degli Stati Uniti. Capito? Lo ripeto. Qui viene scritto che nell'ambito del nuovo protocollo d'intesa, questo è del 2016 con Israele, l'amministrazione Obama ha assunto la più grande promessa di assistenza militare nella storia degli Stati Uniti. Questo documento, al giorno d'oggi, è rivelatore in maniere che nemmeno ti immagini. Dunque, chi è il più grande contributore militare che letteralmente arma Israele dal 2016 con 38 miliardi? Sono gli Stati Uniti. E anche se tutto l'apparato statunitense sta per forza di cose cominciando a riconoscere che quello che sta avvenendo da quelle parti è letteralmente un genocidio incontrollato senza precedenti, hanno vincoli firmati e siglati da ambedue le parti e meccanismi che includono lobby potentissime come l'AIPAC, la principale lobby sionista negli Stati Uniti, che obbligano a rispettare gli accordi. Cosa succede, quindi, se adesso i paesi del mondo arabo si coalizzano contro Israele militarmente? Da questo documento ufficiale, che nessuno, credimi se te lo dico, nessun potentato occidentale vorrebbe mai mostrarti, da questo documento sappiamo che gli Stati Uniti sarebbero costretti a intervenire. Quindi nello scenario peggiore e del tutto speculativo, per ora, di un conflitto mondiale, basterebbe interpellare l'Iran con i suoi alleati quali Russia, Cina e Corea del Nord, basterebbe mettere sul tavolo un possibile attacco a Israele e l'intervento degli Stati Uniti col blocco occidentale, ed ecco che avrai sul tavolino uno scenario molto coerente di terza guerra mondiale. Un altro esempio che mi viene in mente, di cui davvero nessuno ti ha mai parlato nella storia della tua vita, è la disputa sul confine tra Cina e India, che potrebbe facilmente diventare un altro punto critico a livello veramente espanso. Sono due paesi così grandi che se entrano in guerra, entra in guerra il mondo, no? Per delineare il contesto, Cina e India fanno anche parte dei BRICS. Vi ricordate che ne ho parlato? Dunque, nonostante tutto sono allineati dal punto di vista economico, un'alleanza in espansione di paesi africani, medio orientali, sudamericani e asiatici che dovrebbero opporsi all'ordine mondiale occidentale guidato dal dollaro e dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Eppure, signori, arriviamo al punto, ci sono tensioni significative anche all'interno dei BRICS, all'interno di entrambi i gruppi geopoliticamente allineati. Questo perché nessuno è davvero allineato e basta una scintilla per far scoppiare un marasma di proporzioni globali.
Tutto questo significa che la guerra mondiale che probabilmente vedremo o nella quale potremmo già trovarci, attenzione, probabilmente non assomiglierà per niente alle guerre mondiali passate che abbiamo avuto. Probabilmente non si tratterà di una fazione geopolitica contro l'altra, ma ci saranno, udite udite, molteplici conflitti regionali in tutto il mondo, microguerre ovunque, anziché 2 o 3 blocchi, capisci? E non è forse quello che sta già avvenendo oggi? Tutti i micro conflitti e le dispute, se fai attenzione, si stanno lentamente trasformando in guerre in piena regola, no? Da un lato ciò significa che la perdita di vite umane sarà probabilmente inferiore e che l'uso di armi destinate a porre fine al mondo sarà probabilmente fuori discussione, o almeno lo spero. Ma d'altro canto, molteplici conflitti regionali e tensioni tra alleati geopolitici potrebbero comportare maggiori disagi economici e sociali. Questo, la povertà, la fame, lo sfruttamento delle risorse, porta ancora una volta allo scoppio di altri micro conflitti e così via in un effetto a catena che favorisce davvero poche persone sul pianeta. Chiaro? E se finora questo video ti è piaciuto, se ti è piaciuto quello che hai sentito finora e pensi che ne valga la pena, se apprezzi l'impegno, assicurati, per favore, cortesemente, di schiacciare sul tasto dei like e di dare una spinta con l'algoritmo a questo video. Ora, tutto questo fa sorgere la domanda su cosa stia causando tutte queste l'escalation di tutti questi conflitti regionali in guerre in piena regola. Cos'è che fa scoppiare le escalation a livello mondiale? Perché, signori, in 2 anni sembra che stiano spuntando l'agenda, no? Con tutti gli obiettivi. La risposta dipende da vari fattori. Vista da fuori sembra che tutta una serie causale di eventi abbiano portato a questa escalation: Ucraina, Cina, Taiwan, Israele, eccetera. Questo è ciò su cui tutti discutono quando si tratta di questi conflitti. Se si rimpicciolisce però sempre di più il panorama, sembra che non ci tocchi nemmeno da vicino, però questi conflitti regionali si stanno intensificando a causa di qualcosa che tutti hanno in comune. Le loro economie non stanno andando bene e la gente è arrabbiata con i governi. Volendo contestualizzare, è risaputo, no, che entrare in guerra è un modo per ristabilire l'ordine quando ci sono disordini sociali. Questo ha senso, molto senso, considerando che andare in guerra rende possibile reindirizzare la rabbia della popolazione verso individui e istituzioni di altri paesi che pensi ti stiano minacciando. Entrare in guerra rende anche possibile per le potenze nazionali attribuire la colpa di tutte le questioni economiche e sociali interne alle potenze straniere che vogliono che la popolazione combatta. È sempre colpa di quelli a cui stai facendo la guerra, no? Guarda la propaganda di Israele. E i governanti di quel paese si arricchiscono. Armi di distrazione di massa. Se guardi tutti i conflitti regionali scoppiati negli ultimi mesi, negli ultimi 2 anni, rimarrai scioccato da quanto sia accurato ciò che ti ho detto. L'approvazione pubblica del presidente ucraino Zelensky, per esempio, e anche di Putin stavano crollando poco prima dello scoppio della guerra. Successivamente le loro approvazioni sono vertiginosamente aumentate. Allo stesso modo l'approvazione pubblica di Hamas tra i palestinesi è aumentata solo quando c'è stato il conflitto in Israele. Da parte israeliana è noto che Netanyahu si trovava ad affrontare proteste di massa, prima della recente escalation. Sfortunatamente per lui l'escalation però in questo caso sembra aver danneggiato e non aiutato la sua approvazione pubblica. Ma se approfondisci ogni aspetto di questi micro conflitti ti accorgerai, te lo assicuro che ciò che ho detto è molto accurato. Entrare in guerra rende possibile ai governanti distogliere l'attenzione del popolo dalle questioni interne e permette loro le cosiddette misure straordinarie messe in atto in tempo di crisi, no? Perché c'è una crisi, siamo costretti ad attuare misure straordinarie che di conseguenza danno loro poteri speciali, occhio a tutte queste parole chiave, no? Oltre la democrazia, ricordiamolo, oltre la democrazia. E succede così, che fanno i loro porci comodi. A questo proposito, l'escalation dei conflitti regionali negli ultimi mesi ha portato a ipotizzare che Cina e Taiwan siano i prossimi sulla linea di tiro.
Sentirai parlare di Cina e Taiwan, ricordati queste parole, ne sentirai parlare tantissimo. E sai perché? Perché l'economia cinese sta implodendo. Che ci crediate o no, anche il sostegno pubblico al presidente di Taiwan è crollato. E questo sarà il prossimo conflitto. Ovviamente è impossibile sapere cosa pensa il cittadino medio, no? Nel dettaglio nei confronti dei propri leader in un paese come la Cina, proprio perché è una dittatura in piena regola, ma il fatto che ci siano state proteste senza precedenti negli ultimi mesi suggerisce che le cose non stanno andando bene. Consideriamo ora molti altri fattori di rischio come un'elevata disoccupazione giovanile nei paesi occidentalizzati e avrai letteralmente una bomba pronta ad esplodere. In America e in Europa queste economie gigantesche saprai molto bene che sono in difficoltà e che anche i politici al potere sono estremamente impopolari. Guarda Biden, no? Più si diffonde l'informazione tramite questo mezzo potentissimo, tramite internet, più i politici diventano impopolari e il problema europeo-statunitense è che non hanno paesi vicini da usare come capri espiatori e i tentativi di incolpare i paesi lontani, secondo quanto riferito, sono falliti. Tutti questi conflitti regionali non si verificano dal niente, chiaro? Si stanno verificando sullo sfondo di un cambiamento geopolitico molto più ampio, in particolare sullo sfondo del graduale declino di un ordine mondiale unipolare guidato dagli Stati Uniti e dall'apparente ascesa di un altro ordine mondiale multipolare guidato dalla Cina e dalla Russia. E sai questa ascesa economica cosa porterà a lungo termine? Porterà ad un conflitto inevitabile con gli Stati Uniti e i suoi alleati. E questo contesto, apri bene le orecchie, ha portato molti a sostenere che tutti i conflitti regionali siano in realtà guerre per procura tra Stati Uniti e Cina, gli uni che provocano micro conflitti fra alleati e nemici storici per destabilizzare i vari blocchi. Qualcuno è sempre alleato della Cina e qualcuno è sempre alleato degli Stati Uniti, facci caso. Questo argomento ha senso, anche questo ha molto senso se si considera che gli Stati Uniti hanno fornito un significativo sostegno militare e finanziario sia all'Ucraina, perché ormai ce la siamo dimenticata, no? Che a Israele. Andiamo, gli americani, prima di Bin Laden, per combattere i russi in Medio Oriente, sfruttavano e armavano e finanziavano i terroristi. E la Cina e la Russia hanno fatto lo stesso dall'altra parte. La Cina è il maggior contribuente dell'Iran, che di conseguenza è l'acerrimo nemico degli Stati Uniti. Sono forse tutti burattini e guerre per procura fra superpotenze? La risposta è sì. E se la terza guerra mondiale non si sta combattendo muovendo i grandi blocchi, ma accendendo tutta una serie di micro conflitti in giro per il mondo per destabilizzare le economie dei vari paesi? Alla fine, pensaci su. Basta che lasci al freddo e al buio un paese, basta che riduci alla fame un paese ed ecco che gli stai facendo la guerra. Ecco che hai già vinto la guerra, non avranno nemmeno più risorse militari. Una guerra energetica è la più efficace per preparare il terreno ad attacchi militari. Gli Stati Uniti e la Cina potrebbero semplicemente usare gli altri come un'opportunità per spostare strategicamente i propri mezzi sulla scacchiera delle regioni e se così fosse, allora è possibile che assisteremo ad un intensificarsi dei conflitti regionali in tutto il mondo nei prossimi anni, fino ad arrivare ad un'effettiva terza guerra mondiale. In questo caso l'elefante nella stanza è l'Unione Europea e credetemi se ve lo dico, ogni singolo Stato facente parte dell'Unione Europea o è allineato con gli Stati Uniti o con la Cina e se ancora non lo è diventerà alleato o della Cina o degli Stati Uniti. Alcuni paesi dell'UE si sono allineati con la Cina a causa della loro spinta verso le energie rinnovabili e altri con gli Stati Uniti. L'effetto pratico di tutto questo, signori, è che si rischia di spaccare il sindacato vero e proprio dell'Unione Europea e ciò che rappresenta. I paesi che hanno la maggiore dipendenza energetica e le maggiori restrizioni date dalle politiche ambientali violeranno per forza di cose le restrizioni sulle risorse e si separeranno in blocchi, allineandosi con gli Stati Uniti o con la Cina. Ci sarà il rischio di gravi disordini civili per i paesi energeticamente dipendenti che non avranno più risorse da sfruttare. E quando non hai più risorse da sfruttare, fai la guerra. L'unica soluzione è l'allineamento geopolitico con chi ne ha più di te e ciò
si riferisce alla possibilità che potremmo vedere una situazione globale degenerare in un'altra guerra mondiale man mano che le risorse si esauriscono. Una vera e propria guerra mondiale per le risorse a partire da tutto un insieme di micro conflitti regionali durati anni. Ecco, secondo il mio umile punto di vista, qual è lo scenario speculativo più vicino alla realtà. Tutto ciò ha a che fare con il contesto geopolitico che ho menzionato prima. Sta tutto lì: il declino dell'ordine mondiale statunitense e l'ascesa dell'ordine mondiale cinese multipolare. Per ricapitolare rapidamente, i paesi indipendenti, ok, energeticamente, saranno per lo più isolati dagli effetti dei conflitti regionali, in cui i paesi dipendenti dalle risorse invece dovranno sfruttare le proprie influenze per allinearsi geopoliticamente con i paesi indipendenti allineati o con gli Stati Uniti o con la Cina. E in questo modo si creeranno dei blocchi. E questo significa che i paesi dipendenti che sono costretti ad allinearsi con Stati Uniti o con la Cina saranno costretti a combattere in una nuova guerra mondiale se dovesse verificarsi. Perché? No, mi sembra ovvio, no? Se siamo alleati. Però, che cosa succede? Ricordate cosa ho detto prima, no? Ho detto che prima però dovrebbero avvenire tutta una serie di micro conflitti e micro destabilizzazioni per procura, altrimenti sarà davvero difficile convincere questi paesi dipendenti, anche se sono dipendenti, a combattere in assenza di conflitti regionali che gli danno un motivo, ok? Se così fosse, e se una del tutto ipotetica terza guerra mondiale dovesse verificarsi, si verificherebbe una nuova guerra mondiale tra due paesi indipendenti, vale a dire, dal mio punto di vista, Stati Uniti e Cina. Speriamo di no, ma temo che tutto quello che stiamo vedendo siano semplicemente guerre per procura fra le superpotenze che portano solo ad altri inasprimenti culturali e militari. Se ti stai chiedendo quanto durerà questo periodo di incertezza globale, la risposta sembra essere la più plausibile: fra 10-20 anni. In questo lasso di tempo o le cose si sistemano o scoppia una terza guerra mondiale. Ciò è dovuto dal fatto che le questioni economiche, ok, segui bene, siamo alla fine, è dovuto dal fatto che le questioni economiche che stanno alla base di gran parte di queste incertezze globali hanno le loro radici nell'attuale sistema finanziario, che a sua volta affonda le sue radici nel dollaro statunitense. Ricordatevi le mie parole: con la caduta del dollaro ci sarà davvero, ma davvero, il pericolo di una terza guerra mondiale. E tu, che idea ti sei fatto? Ti è piaciuto questo video? Mi raccomando, se apprezzi, molto semplice, non è che ti chiedo la luna, se apprezzi anche questi temi di attualità, fammelo capire con un semplice like e spingi il video in tutte le maniere possibili, commento e condivisione. Sostieni questo spazio indipendente, se pensi che ne valga la pena. Io vi ringrazio di cuore per essere stati con me, vi abbraccio forte e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu.